Circe, figlia di Elios, figlio di Iperion, partorì in unione a Odisseo paziente, Agrios e Latino, perfetto e forte. Telegono generò grazie ad Afrodite d'oro. Essi, molto lontani, nel recesso delle isole sacre, su tutti i Tirreni illustrissimi regnavano. Esiodo, nella Teogonia, alcuni versi finali, descrive quello che è il mondo occidentale. Siamo probabilmente prima della canonizzazione che Omero farà nell'Odissea delle peregrinazioni di Ulisse in Occidente, o almeno siamo in un momento in cui cominciano a definirsi quegli orizzonti occidentali che diventeranno celebri in letteratura grazie all'Odissea di Omero. Il mondo che descrive Esiodo, se appunto può essere riferito alla sua epoca, cioè la fine dell'VIII secolo a.C., quel brano è il primo momento dei contatti fra il mondo greco e quello occidentale. È un mondo ancora nebuloso in cui si può dire che Latino e Agrios, il selvaggio, figli di Circe, e Ulisse regnano sui Tirreni, nelle isole sacre dell'estremo occidente. C'era quindi una fusione fra il mondo latino, quello tirrenico, almeno questo è il modo in cui i greci interpretavano popoli che vivevano molto lontani. Alcuni ritengono questo brano un po' più recente, lo spostano al 600 a.C., ma questi sono dettagli di un mondo nel quale si comincia a ragionare sulla discendenza, le parentele, quelle relazioni genetiche che agli occhi dei greci erano fondamentali per intessere rapporti politici, commerciali ed economici. Un altro aspetto che era fondamentale agli occhi dei greci era la civilizzazione di un Occidente che era di loro grande interesse economico, ma che appariva barbaro come un ciclope poteva apparire, un essere mostruoso da un occhio solo in quell'isola sacra, volendo, come l'Ea di Circe, che è la Sicilia, dove viveva in una grotta, non aveva mai conosciuto Polifemo il piacere del vino e Ulisse, imprigionato nella grotta, glielo farà conoscere. Questo è l'espediente che lo renderà celebre per la sua intelligenza. Offrendogli del vino e inducendolo a bere, farà sì che Polifemo rimarrà ebbro, ubriaco, perché non sapeva che il vino doveva essere bevuto, come facevano i greci, allungato con l'acqua. Il gigante, ebbro, addormentato, fa in tempo poco prima a dire ad Ulisse che lo mangerà per ultimo come premio, ma Ulisse aveva già previsto tutto. Con un palo arroventato acceca il suo unico occhio, ma lo lascia vivo in modo che nei giorni seguenti, facendo uscire le pecore dalla grotta, possa dare a Ulisse e ai suoi compagni superstiti l'espediente per scappare aggrappati, nascosti sotto le pecore, come si vede nella Pisside della Pania. Questo vaso quindi rappresenta quell'idea di civiltà attraverso il vino, che è un elemento che ricorre in tutti i miti dei greci in rapporto con questo mondo occidentale da civilizzare. Ma non è solo Ulisse l'esploratore dell'Occidente, i cui figli diventano addirittura fondatori di città importanti. Telegono si dice avesse fondato Cerveteri, e altri eroi discendenti più o meno diretti di Ulisse furono fondatori di città in Italia. Un altro eroe civilizzatore, il semidio per eccellenza, Eracle, in alcune sue imprese aveva attraversato l'Occidente e lo aveva civilizzato. La più famosa, quella contro Gerione, il mostro tricorpore e tricefalo, lo aveva portato verso quelle colonne d'Eracle che segnavano il limite estremo d'Occidente in Spagna, dove oggi è Gibilterra e non lontano Cadice. Lì viene mandato per rapire le mandrie di Gerione e sconfiggere questo essere sì mostruoso ma eroico quanto lui. Qui lo si vede in due vasi databili tra il 560 a.C. e il 520, c'è una generazione
che li distanzia, c'è un'evoluzione stilistica, qui Eracle combatte con l'arco, qui combatte con la tradizionale clava, in entrambi i casi si vede l'inizio del soccombere di Gerione, colpito in un occhio da una freccia qui, colpito dalla clava in quest'altro vaso. Eracle poi porterà con sé le mandrie attraverso la nostra penisola. Il primo a descrivere in modo completo questi miti è Stesicoro, un poeta di Mera, un poeta lirico di cui si conservano molti frammenti, ma la cui importanza era maggiore di quanto oggi noi immaginiamo, soprattutto in un Occidente indigeno che conosceva molto bene i miti dei Greci e li utilizzava anche per i propri scopi. Stesicoro descriveva la Gerioneide e descriveva evidentemente il passaggio di Eracle in Italia, lungo la nostra penisola, prima fra i Liguri e poi nell'Etruria. Probabilmente già nella Gerioneide si descrive anche il passaggio di Eracle nel territorio di Cerveteri, dove avrebbe fatto scaturire delle sorgenti d'acqua, perché questa è una delle caratteristiche ricorrenti nel mito di Eracle in Occidente, proprio dalle parti di Pirgi, tra Pirgi e Cerveteri. E poi a Roma altri miti collocavano appunto l'impresa di Eracle che portò alla fondazione del suo culto presso l'Ara Massima, descritto da Virgilio nell'Eneide, il suo incontro con appunto l'essere mostruoso Caco che viveva in una grotta ai piedi dell'Aventino. Eracle, in un'altra fatica, l'11ª rispetto alla 10ª di Gerione, doveva di nuovo tornare in Occidente per recuperare i pomi delle Esperidi. Il mito è controverso, ricordiamo che un altro autore greco, Pisandro, è quello che ha codificato le 12 fatiche di Eracle, facendocele conoscere come oggi sono celebri, ma ci fu un lungo lavorio per codificarle. L'11ª fatica infatti ha delle varianti. Una di queste dice che prima di arrivare presso le Esperidi, collocate nell'Africa settentrionale, dove Atlante reggeva sul proprio capo la volta celeste, si sarebbe fermato in un luogo emblematico per l'Occidente greco, la foce del Po, dove avrebbe dovuto affrontare un essere mostruoso che, come tutte le divinità connesse all'acqua, aveva la caratteristica di modificarci, di avere delle repentine metamorfosi. Qui in questa anforetta è raffigurato Triton, ma potrebbe trattarsi di Nereo, e quel Nereo che costituisce una tappa mostruosa lungo il percorso di civilizzazione di Eracle verso i pomi delle Esperidi. Eracle però era venerato, ammirato agli occhi soprattutto del mondo aristocratico di VI secolo, perché era il Dio, l'uomo che era riuscito a diventare Dio, superando le 12 fatiche, aiutando gli dei dell'Olimpo contro i giganti nello scontro avvenuto nella piana di Flegra, i campi flegrei, così come venne localizzato in una seconda fase dello sviluppo del suo mito. E qui vediamo invece nell'Idria Ricci, uno dei vasi più belli fra quelli prodotti da maestranze della Grecia ionica in Etruria, il premio ricevuto da Eracle, l'eterna giovinezza e l'eterna vita fra gli dei dell'Olimpo. Qui lo si vede mentre sale sul carro trionfale, guidato dalla sua sposa per l'eternità, Ebe, l'incarnazione della giovinezza. Lo sta letteralmente portando fra gli dei dell'Olimpo come premio per le sue fatiche, lui che in terra non aveva avuto una fine gloriosa. In questo stesso vaso si chiude il cerchio con quello che abbiamo visto rappresentato nel mito di Polifemo, una straordinaria scena che mostra come i greci ritenevano dovessero essere compiuti i rituali di offerta delle carni e del vino. Vi è un Dioniso o un sacerdote che indica un poderoso grappolo d'uva e tutta una serie di adepti al culto che stanno
preparando le carni per il sacrificio. Saper bere vino, saper sacrificare erano agli occhi dei greci degli elementi fondamentali di civiltà. Gli Etruschi li avevano recepiti, erano idealmente ancor più greci dei greci nella loro vita quotidiana e lo affermano in un vaso prodotto da greci ma per le loro esigenze, nel quale probabilmente una delle possibili interpretazioni in questa scena di sacrificio è coinvolto anche Icario o Maleos, uno dei pirati tirreni che avevano rapito Dioniso, ma è anche quello che lo aveva riconosciuto nel famoso mito della trasformazione dei pirati tirreni in delfini. È colui il quale Dioniso decide di salvare e colui al quale probabilmente Dioniso insegna tutta quella sapienza che renderà gli Etruschi meritevoli di avere tesauroi a Delfi e di dialogare alla pari con i Greci.